In questo breve video vi farò vedere come si fa ad incassare le pietre. Io ovviamente sono un'iconografa, quindi vi farò vedere sulle icone e quindi avremo un supporto di legno con gessatura. Come prima cosa prendiamo le pietre o quello che appunto vogliamo incastonare. Io sto facendo un'icona di Beato Niccolò Stenoni. Lui era un geologo e quindi anche da un punto di vista simbolico è molto pertinente mettere un fossile, quindi oltre diciamo alla pietra io metterò anche il fossile per questo motivo. Allora, qui come potete vedere io ho già segnato i punti dove metterò il mio fossile e la mia piccola ametista, però appunto rifaccio la stessa cosa per farvi vedere come si fa. Una cosa molto importante: bisogna prendere un lapis con una punta molto affilata e molto fine, perché è molto importante fare un segno preciso. È bene fare sempre un segno un po' più piccolo, quindi tenendo il lapis inclinato verso l'interno della nostra pietra o in questo caso fossile, per fare diciamo una sagoma leggermente più piccola. Questo perché comunque a ingrandire siamo sempre in tempo, mentre se la facciamo troppo grande questo può crearci dei problemi, ecco, e lasciare magari degli spazi di aria che possono essere brutti. A questo punto prendiamo una piccola fresa. Io ho un Dremel elettrico che insomma funziona molto bene a questo scopo. Una cosa importante vorrei dirvi riguarda la punta. Io ho fatto per molti anni l'incisore e ho sempre utilizzato queste punte e mi trovo molto bene, quindi ve le consiglio. L'unica cosa che vi posso dire è che la marca è Cerin e la cosa importante è che la punta deve essere lavorata anche sulla testa, nel senso che la testa non deve essere liscia, altrimenti la punta mangia meno e vi dà problemi di sgusciare, si rischia che sgusci la punta mentre si incide. Io faccio questo lavoro in terrazza perché appunto almeno così non devo tenere un aspirapolvere. Certo, diciamo, io non l'ho messa, ma se uno mette una mascherina per proteggersi dalla polvere, male non è, ecco, questo sì. Poi per quanto riguarda come fare, come potete vedere dal video, io incido utilizzando lo spigolo della punta e mi tengo sempre un po' all'interno della riga dello scasso che devo fare, perché appunto comunque sono frese che girano abbastanza forte, non è facile andare proprio precisi. È opportuno quindi stare un po' all'interno per poi diciamo andare a rifare la sagoma di fino dopo. Una volta fatta la traccia si procede con svuotare il dentro. Io faccio tutto a fresino perché appunto almeno mi viene una cosa più precisa. Se poi uno è abituato, sa fare con una sgorbia o così, insomma ovviamente non è che si debba fare per forza con lo stesso sistema. Io faccio con il fresino perché mi trovo bene a fare con questo. Una volta fatto lo scasso e cercando anche un pochino di pianeggiarlo con la punta, insomma guardate un po' le immagini come faccio io, si prova a mettere la pietra nel caso mio anche il fossile e guardare appunto dove tocca. Questo è un lavoro abbastanza di precisione in cui ci si dovrà rifare molte volte, guardare, levare un po', guardare, levare un po', perché si deve capire dov'è che batte nella sagoma e soprattutto appunto si deve anche decidere quanto vogliamo farlo affondare nello scasso.
Come avrete potuto un po' vedere dal video, mettere l'ametista è un po' più difficile, perché l'ametista ha una forma quadrata, ha degli angoli e inoltre è anche piccola, e quindi insomma è un po' più complicato. In questo caso è molto importante fare gli angoli molto precisi. E un'altra cosa sempre molto importante è la sezione dello scasso. È molto importante fare la sezione dello scasso il più a 90 gradi possibile, perché questo permette di calettare e fare entrare meglio la pietra o il fossile appunto dentro lo scasso. Come potrete vedere dal video, io guardo molto attentamente in tralice che gioco fa il fossile diciamo nel suo scasso, perché c'è da capire se non entra sufficientemente perché lo scasso è poco profondo, oppure perché lo scasso appunto è un po' troppo piccolo, e in tal caso appunto bisogna andare molto lentamente, poco per volta, diciamo, a allargare un pochino lo scasso. Però mi raccomando, sono cose che vanno veramente fatte pochissimo per volta, perché è facilissimo passare da farlo troppo stretto a farlo troppo largo e dopo si vede una riga brutta di colla. A questo punto, quando uno inizia ad avere lo scasso, diciamo, abbastanza a misura, bisogna iniziare a fare il lavoro un po' più di fino. Cosa facciamo per fare il lavoro più di fino? Guardiamo sempre molto attentamente quali sono i punti che ci sembra che la pietra oppure il fossile appunto possa battere, e con la matita si segna il punto, così quando poi si arriva a prendere in mano il fresino sappiamo che dobbiamo agire su quel punto lì, e poi avendolo segnato con la matita non corriamo il rischio, diciamo, di ricordarci male qual è proprio il punto preciso. Nel caso del fossile non c'è bisogno, diciamo, di segnare da quale parte lo mettiamo, perché ovviamente non è una forma, diciamo, tutta uguale a quella punta, quindi non ci si può sbagliare. Nel caso dell'ametista, che invece ha tutti i lati uguali, in genere io mi segno sempre con un pennarello sotto alla pietra e poi con la matita sull'icona qual è il verso per rimettere la pietra sempre nello stesso punto, perché spesso appunto può capitare che la forma non è proprio strettamente proprio identica e se uno la sposta magari ora si torna e la volta dopo non ti torna più, capito? Come potete vedere anche nel fossile sotto ci sono degli angolini che comunque possano dare fastidio. Diciamo, se fosse stata una cosa meno delicata uno li può smussare anche con il fresino, ma siccome il fossile è molto rischioso, che si può rompere, ho deciso di fare un lavoro di fino e di togliere quell'angolino che mi dà fastidio perché non me lo fa entrare bene con una lima. La lima che sto utilizzando è una lima di diamante. Le lime con impasta di diamante sono molto buone perché sono molto dure e limano bene anche cose appunto altrettanto dure. Allora, quando abbiamo deciso che il nostro fossile o pietra diciamo è calettato sufficientemente bene, siamo soddisfatti dell'alloggio, passiamo ad incollarlo. Prima di incollarlo, una cosa molto importante da fare che non ci si deve assolutamente dimenticare: la parte sotto, quella che va a contatto con la colla della pietra o fossile che sia, qualunque cosa si voglia incollare, va un po' scartata con una carta a vetro grossa.
Questo serve ovviamente per far aderire meglio la colla, soprattutto quando si incollano pietre come i cristalli che sono particolarmente lucide. Riportare la superficie un pochino più grezza, insomma, dà una garanzia in più che la colla possa reggere bene. Allora, a questo punto si procede, diciamo, ad incollare. Per quanto riguarda il tipo di colla, io in passato ho fatto lavori di restauro e utilizzavo moltissimo questa colla bicomponente liquida, quindi io avevo questa a casa, uso questa, mi trovo bene, è molto tenace, poi essendo molto liquida penetra veramente dappertutto, per cui insomma mi trovo bene, uso questa. Questo ovviamente non significa che non si possa incollare con una resina di tipo differente, ecco. Allora, se vi interessa sapere che tipo di resina utilizzo io utilizzo una resina epossidica, la marca è CTS, è una resina appunto trasparente e molto 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 liquida, bicomponente e è adatta appunto a pietra, cotto, legno, comunque insomma è adatta a utilizzare anche nei gessi, perché io l'ho utilizzata per restaurare per molti anni. Come vi ho appena detto, è una resina bicomponente, per cui appunto ci sono due componenti da mescolare, è in rapporto 4:1, si mette 4 cucchiai o cucchiaini in base a quanto si deve incollare, ovviamente, della resina nel barattolo grande, e poi si prende l'attivatore e si mette una parte di attivatore, poi si mescola attentamente, insomma, che sia, diciamo, mescolato bene. E il tempo poi, diciamo, per lavorare è lungo, insomma, non ci sono tempi brevi, tira in 24 ore, per cui insomma da diverse ore per poter, diciamo, fare il lavoro attentamente e ripulire senza alcun problema. Una cosa che volevo dirvi, che può sembrare una sciocchezza, però poi magari quando succede uno si mangia le mani, se sotto alle pietre ametista, delle pietre come l'ametista che è trasparente, fate dei segni, mi raccomando, vanno cancellati, perché poi dopo uno le incolla e poi magari si vede il pallino, la crocettina che uno può aver fatto. No, ve lo dico perché a me mi è successo una volta. Poi in questo caso ho deciso sotto all'ametista di tingere di bianco, perché la mia ametista è molto molto trasparente e ovviamente va sempre considerato questo aspetto quando le pietre sono molto trasparenti. Siccome sotto nel mio scasso io ho trovato il legno che è marroncino, ho provato a mettercela sopra e il colore che ne veniva fuori non mi piaceva, per cui ho deciso di tingere lo scasso di bianco. Se delle volte può essere una buona idea anche tingerlo di viola se si volesse fare un colore più scuro, insomma è una cosa sulla quale si può giocare, di tingere sotto lo scasso per diciamo migliorare l'effetto che deve fare la pietra. Mi ero dimenticata di dirvi, ho utilizzato del colore alla caseina per tingere di bianco. Era la prima volta, mi sono trovata bene, quindi direi che sì, insomma, il colore alla caseina può andare bene. A questo punto si procede mettendo qualche goccia di colla nello scasso. Mi raccomando, bisogna essere precisi. Guai a far cadere delle gocce di colla dove non deve andare. Quindi, insomma, attenzione massima. E non si deve nemmeno metterne troppa, perché se sbuzza e passa molto di fuori è un grosso problema. Quindi se ne mette poca poca e poi si va a riempire molto attentamente con una siringa. Allora, per quanto riguarda la siringa, ci sono anche delle siringhe apposta da restauratori, proprio con l'ago, con il foro un po' più grande, appunto apposta per far passare meglio le resine, però costano diversi soldi. E visto che in genere appunto la siringa è abbastanza usa e getta, io
utilizzo le siringhe normali. L'unica cosa questa, ecco, abbiate l'accortezza se usate le siringhe normali, perché ovviamente la resina fa un po' fatica a passare, di tenere con la mano l'ago. Questo è molto importante, perché se poi pigiando il pistone l'ago vi schizza via e vi parte tutta la resina dalla siringa, ecco, questo è un danno abbastanza grave che poi può essere complicato rimediare. Se per incollare utilizzate la colla che utilizzo io, oppure una colla comunque fluida come quella mia, è molto importante mettere l'icona su una superficie impari, perché altrimenti c'è il rischio che la colla possa fuoriuscire. Un'altra cosa importantissima, come appunto ho già detto e ripeto, questa colla è molto fluida, quindi può fuoriuscire molto facilmente. Quando abbiamo finito di incollare non possiamo spostare la nostra icona, dobbiamo lasciarla dove abbiamo fatto il lavoro per 24 ore. Quindi, come vi ho appena spiegato, con la siringa si va lungo i bordi appunto a, diciamo, ripienare. Questa resina è liquidissima, quindi diciamo se ci sono anche delle bolle, dei posti dove non è entrata la prima che abbiamo messo, sicuramente correrà e andrà a riempire tutto lo scasso. È bene sempre guardare molto attentamente, perché comunque si deve cercare di non farla sbuzzare fuori. Quando siamo arrivati al livello, molto velocemente bisogna smettere. Allora, questa resina si ripulisce con l'alcol, quindi io faccio dei pezzettini di carta imbevuti di alcol e cerco, diciamo, di ripulire il più possibile quello, diciamo, che mi è andato al di fuori. Ovviamente è una resina che diventa dura dopo molte ore, quindi bisogna stare attenti a non urtare fossile barra pietra, quello che stiamo mettendo con le mani, perché altrimenti si corre il rischio che magari si sposta e fa sbuzzare della colla da un'altra parte. Quindi questo per dire, bisogna fare anche nella pulitura un lavoro di massima precisione. È molto pratico anche utilizzare uno stuzzicadenti, mettere un piccolo pezzettino di carta assorbente con un po' di alcol e andare precisi con lo stuzzicadenti a ripulire, diciamo, tutti quegli angolini che altrimenti sarebbero un po' difficili da arrivare. Una raccomandazione: mi raccomando, ripulite tutto molto attentamente, meticolosamente, perché tutto quello che lasciate il giorno dopo non si leva più. Quindi se si fosse sporcata la pietra o il fossile o qualunque cosa state, diciamo, incollando, è una cosa che non deve succedere, per questo si utilizza la siringa, ma se dovesse accadere va ripulita subito. Passato il tempo di asciugatura della colla, si può passare alle fasi successive, e spero che il mio video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile.